ci sono esseri umani che credono che la Terra sia piatta o che una volta morti ci si reincarni in qualche animale o che una buona maga, diplomata però, possa predire il nostro destino. Anch'io sono capace di prevedere il mio futuro. Questa sera mangerò cocktail di scampi e orata al cartoccio. Facile la previsione, in quanto li ho comprati stamattina al mercato. Vabbè, ma andiamo un po' più sul profondo del futuro. Prima o poi morirò e se ci fosse l'inferno sicuramente andrò a finire lì, almeno come visitatore di passaggio, se ciò potrà servire a espiare i miei peccati. Qualcosa del genere era già successo al nostro amico Dan. Ma queste riflessioni mi fanno addormentare ed incomincio a sognare. Mi sveglio in una selva oscura, mi sentivo smarrito ed impaurito. Cerco subito di scappare via su un colle dominato dai raggi del sole che vedo all'orizzonte e che penso rappresenti l'unica mia via di salvezza. Ma ecco che appena inizio a salire la strada viene sbarrata da una lonza che mi impedisce di proseguire. Ma riesco a superarla, poiché è primavera ed è una bellissima alba. Ma prima un leone, poi una lupa mi inducono a tornare sui miei passi. Sono terrorizzato e capisco che quelle bestie sono i miei peccati, la lussuria, la superbia e la cupidigia. In preda al terrore capisco che ho bisogno di una guida e così chiedo aiuto alla mia amica Beatrice, che sapeva tutto dell'inferno, pur essendo andata in paradiso, perché era una stupenda ragazza e quindi, avendo deciso di andare nei letti giusti, quelli dei VIP, per intendersi, si era fatta un sacco di conoscenze influenti o, come si suol dire, aveva dei santi in paradiso. Fu così che mi presentò Virgilio, un famoso poeta ed esperto di viaggi infernali. Fatto conoscenza con il grande poeta, siamo partiti. Eccoci arrivati alla porta dell'inferno. Wow, che paura! Solo il conforto della mia nobile guida mi dà il coraggio di aprire il portone, e sul quale un'enorme scritta scura mette i brividi. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Accidenti, sono veramente terrorizzato e chiedo al mio maestro il significato di questa frase minacciosa. Virgilio mi spiega: caro Claudio, qui va chi nella sua vita ha peccato. Poi mi ammonisce dicendo che non devo aver paura di entrare nell'inferno e che piuttosto devo prepararmi psicologicamente per affrontare la visione delle anime tristi dei dannati, lasciando ogni esitazione e titubanza, essendo questo un luogo dove si incontrano le persone che hanno perduto Dio, il bene intellettuale per eccellenza. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, facendomi la divina podestate. La somma sapienza è il primo amore. Innanzi a me non fuor cose create se non eterne, ed io eterno duro. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Confortato dalla mia nobile guida, varco il portone ed entro nell'antinferno. Ma subito ammutolisco, vedendo uomini e donne che nudi vagano senza meta, tormentati da vespe e mosconi. Virgilio mi spiega: sono gli ignavi, coloro che in vita non presero mai posizione, non ebbero mai un ideale, coloro che cercarono di essere simpatici per interesse o per paura di un giudizio, quelli che seguirono il più forte e salirono sempre senza fedeltà sul carro del vincitore. Per punizione e per la legge del taglione sono costretti a inseguire una vana meta e la loro vita inutile alimenta ora inutili insetti. Ma sono tantissimi.
Ma qualcuno riconosco, ci sono un sacco di personaggi storici, poi ministri, anche del governo italiano, di tutti i partiti. Poi VIP che hanno seminato amore e figli per il mondo senza assumerne responsabilità. Ne riconosco un sacco, ma non voglio dire i nomi per non dare un dolore ai loro fan. E poi, ma sì, è proprio lui che fece per Viltade il gran rifiuto. Vabbè che come diceva il mio amico Alessandro, il coraggio uno se non ce l'ha non se lo può dare. Ma sì, è proprio lui, il generale che tuttora cerca di insabbiare l'uccisione del nostro caro Giulio Regeni. Bah, meglio proseguire. Certo, Virgilio mi esorta, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Ma ora dobbiamo attraversare il fiume Acheronte ed entrare insieme nell'inferno. Il traghettatore Caronte era già però incavolato per i fatti suoi, perché aveva problemi con i posti in barca e distribuiva remate a destra e a manca per fare ordine fra le anime. Dannate, alcune non avevano il soldo per il passaggio. E quando ci vide non voleva portarci perché aveva capito che io ero ancora vivo. Ma Virgilio era un gran furbacchione e, dando referenze ineccepibili e sicuramente con una buona mancetta, lo convinse a traghettarci. Ecco, ora siamo arrivati. È uno scenario ovviamente infernale. Ora incominciano le dolenti note, Virgilio mi spiega. Qui stanno i lussuriosi, coloro che nella vita non seppero tenere il freno alle loro pulsioni carnali, ed ora, per la legge del taglione, vengono percossi e sbattuti su e giù senza posa dal vento, come stormi di uccelli nella tempesta. Ce ne sono un sacco per tutti i peccati, i viziosi, i seduttori, gli infedeli, coloro che non ebbero alcuna morale. Risconosco alcuni personaggi del passato, Cleopatra, Achille, Tristano e molti altri. Ma quando inizia la schiera di quelli attuali c'è veramente da impallidire. È una miriade infinita. Ma ecco che noto un personaggio davvero famoso e lo chiamo per sentire la sua storia. Qui mi guarda e incomincia a raccontare. Sotto di me giaceva il mondo, tutti i popol avean rispetto, ma l'amor mi mandò in delirio quando sotto il mio scrittoio giacque una fatal pulzella e con le labbra avide perse la sua virtude ed io il mio intelletto. Ma sì, è proprio lui, lo riconosco, è il noto Bill, il presidente. Ma i presidenti non vanno mai da soli ed ecco che vedo avvicinarsi due anime che volano insieme. Lei è molto bella e giovane, ha meno di 18 anni. Lui invece è un vecchietto e porta in mano una parrucca di capelli neri. Sembrano sperduti e lui incomincia a raccontare la sua storia. Son sceso in campo per salvar l'Italia, ma ahimè il piacer fu la mia disgrazia, ed in particolar questa giovane pulzella che molta mai e mi tradì. In quel di Arcor facevo festini per aiutare giovani fanciulle. Solo un po' d'amor chiedevo, ma fui incompreso e finii all'ospizio. Tale vicenda mi commosse moltissimo e svenni tra le braccia di Virginia. Ma un suono improvvisamente lacerò le mie orecchie. E sì, è mattino, il sogno è finito. E se vi è piaciuto sia il sogno che il video, mi raccomando, mettete un mi piace per gratificare il mio lavoro e magari un commentino qui sotto. Ah, chiedo perdono ai veri studiosi di Dante per questa mia irrispettosa parodia. Buonanotte.